Quante volte abbiamo guardato il cielo? Quante volte ci siamo rivolti verso di lui? Quante volte abbiamo giocato con le stelle? Ma siamo sicuri che da qui riusciamo a vedere tutte le meraviglie che si nascondono nel firmamento? Questo è il nostro pianeta, un posto stupendo, ricco di una varietà di paesaggi infiniti, foreste, deserti, montagne, ghiacciai, oceani, immense strutture costruite dall'uomo. Popolato da milioni di creature e naturalmente gli umani. Ma se alziamo gli occhi al cielo e andiamo oltre, ci imbattiamo in un viaggio verso l'infinito. A bordo della nostra astronave scopriremo le meraviglie del cosmo. Tu lo sai che cosa sono le stelle? Le stelle sono i desideri delle persone che brillano nel cielo. No, non è vero, le stelle sono gli angeli che ci guardano dal cielo. Ciao, io so cosa sono le stelle. Seguitemi, dai! Benvenuta a bordo dell'Infinity Starship. Sono Clara e sono felice che tu sia a bordo. Vicino a me Veronica. Ciao, io sono Veronica, la piccola del gruppo. E Sofia. Sono Sofia, piacere tutto mio. Siamo pronti? Insieme ti faremo conoscere gran parte dell'universo conosciuto in un viaggio virtuale immaginario alla velocità supersonica. Preparati a viaggiare. Ciao, ci siamo anche noi. Io sono JP e lui è Helios. Piacere. Noi abbiamo la nostra navicella privata e aiuteremo Clara, Sofia e Veronica alla scoperta dell'universo. È il momento di andare. Telemetria, dinamica, livelli di ossigeno, sistema di raffreddamento, sistema di navigazione, controllo ausiliari 40032. Prima di salire sul modulo esterno che piloteremo, dai vetri dell'Infinity Starship guardo la Terra. Il nostro pianeta,
l'unico corpo del nostro sistema solare al momento a poter ospitare vita. Ha un'atmosfera, un campo magnetico e soprattutto l'acqua, in tutte le sue forme, solido, liquido e gassoso. La sua formazione risale a 4,5 miliardi di anni fa. La sua superficie è ricoperta da circa il 70% d'acqua, il rimanente 30% da terre emerse. In ogni angolo del pianeta esiste la vita. La sua varietà di paesaggi è incredibile. Ha un ecosistema molto complesso ed è popolato da migliaia di creature. Ha un diametro all'equatore di circa 12.700 km. Wow, bellissimo! La sua atmosfera è composta da azoto per il 78%, ossigeno per il 21% e l'1% da altri gas. Questo che stiamo vedendo è uno dei tanti satelliti costruiti dall'uomo e orbitanti attorno al nostro pianeta. Alcuni permettono di prevedere le condizioni meteo, altri di studiare il nostro pianeta, altri li utilizziamo per guardare la TV. I satelliti vengono inoltre utilizzati per trasmettere e ricevere dati, persino per esplorare le mappe del nostro navigatore. Gli utilizzi sono svariati e ce ne sono moltissimi. Questa è la Stazione Spaziale Internazionale, frutto di un progetto tra le varie agenzie spaziali. Un vero e proprio laboratorio scientifico in orbita e a soli 400 km dal livello del mare. Visibile ad occhio nudo, viaggia a circa 27.000 km orari e compie circa 15 orbite al giorno. È abitata da astronauti, un luogo in cui possono essere condotti vari esperimenti in condizioni speciali. Da sempre abbiamo guardato in alto. Nel 1961 fu Yuri Gagarin del programma spaziale sovietico a fare il primo volo orbitale nello spazio con la missione Vostok 1. Ecco Hubble, uno dei più famosi telescopi spaziali. Ce ne sono diversi, come Kepler, TESS, Spitzer e altri, ognuno con le proprie caratteristiche. Ci permettono di osservare e studiare le meraviglie del cosmo senza le interferenze dell'atmosfera. Siamo appena partiti, ma il nostro viaggio è molto lungo. La prima meta che raggiungeremo è qualcosa di familiare. La guardiamo ogni giorno dalla Terra, riempie i cieli di molte notti, dista circa 400.000 km dalla Terra. Ecco la Luna, il nostro satellite. Un mondo inospitale che si presuppone essere nato a seguito di uno scontro del nostro pianeta, ancora in fase di formazione, con Theia, un pianeta dalle dimensioni di Marte, che si è disintegrato a seguito dell'impatto. Esso è l'unico corpo celeste su cui gli umani hanno messo piede. Molte sono le missioni della NASA che hanno portato l'uomo sulla Luna in passato. Gli americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin nel 1969 furono i primi a mettere piede sulla Luna con la missione Apollo 11. La Luna ci mostra sempre la stessa faccia e prima delle esplorazioni spaziali la parte nascosta era sconosciuta. È un corpo vuoto, non possiede un'atmosfera. La crosta è composta da idrogeno, alluminio, titanio, uranio, torio, ferro ed altri materiali. Ci alziamo in volo e proseguiamo verso la prossima meta. Rilevata frequenza radio proveniente dal nostro pianeta. Dal nostro dispositivo di cattura frequenze possiamo ascoltare le trasmissioni radio e TV che provengono dalla Terra. Infatti esse si propagano nello spazio all'infinito. Ma guardiamo fuori e abbiamo un'altra faccia conosciuta. Proseguiamo ancora il nostro viaggio e a soli 40 milioni di chilometri dalla Terra incontriamo qualcosa di familiare. Venere, il corpo celeste che prende il nome dalla dea dell'amore. Lo vediamo tutti i giorni dalla Terra, è stato definito stella del mattino e della sera.
È l'oggetto naturale più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna. La sua brillantezza è dovuta alla sua atmosfera ricca di acido solforico e di ossido di carbonio. Alcuni lo hanno definito il gemello della Terra perché è simile per gravità e dimensioni al nostro pianeta. Per il resto è un inferno, ha una temperatura di oltre 500 gradi centigradi, la pressione atmosferica è altissima, il pianeta è avvolto in un imponente effetto serra causato dai vulcani che rendono Venere il più caldo del sistema solare. Nel 1966 fu la sonda Venera 3 del programma spaziale sovietico a toccare per la prima volta il suolo del pianeta. Questo è Itokawa, un asteroide su cui è stata lanciata una sonda terrestre, la giapponese Hayabusa, partita nel 2005. Nel 2010 il ritorno dei primi campioni prelevati da un asteroide. Dobbiamo attivare gli scudi del calore. Ci avvicineremo al Sole. Davanti a noi ecco un piccolo pianeta, Mercurio, il pianeta più vicino al nostro Sole. Ha avuto un passato molto duro, ha un campo magnetico molto intenso, sembra essere il nucleo di ferro di un pianeta più grande. Forse ha avuto una collisione con un corpo celeste che ha spazzato via gli strati superficiali. Qui le temperature superano i 500 gradi centigradi nella parte esposta al Sole, mentre dall'altra parte scendono a meno 170. Infatti Mercurio è l'unico pianeta del Sistema Solare che si muove in maniera sincrona con il Sole. A bruciare Mercurio è il Sole, la nostra stella. Lo conosciamo bene, ogni momento della nostra vita dipende da esso. Si trova a circa 150 milioni di chilometri dalla Terra. I suoi effetti li vediamo ogni giorno. Grazie ad esso è fiorita la vita. Ci trasmette calore, luce, permette alle piante di vivere. La maggior parte di ciò che ci circonda, compresi noi, è esistente grazie al Sole. Lo hanno definito e rappresentato come un dio, è grande oltre 1 milione di volte il nostro pianeta, ha un peso immenso, infatti governa la gravità di tutto il sistema solare. La luce che emana impiega 8 minuti per raggiungere la Terra e se si spegnesse non ce ne accorgeremmo immediatamente, ma dopo alcuni minuti. Da vicino è irriconoscibile, un mare di plasma incandescente e in tempesta, le cui temperature in superficie superano i 5000 gradi centigradi. Nel nucleo in profondità si arriva ad oltre 10 milioni di gradi e tali temperature innescano delle reazioni termonucleari, trasformando ogni secondo milioni di tonnellate di idrogeno in elio. Inoltre, come si vede da queste immagini reali della NASA, viene prodotta una quantità di energia superiore a quella prodotta dal genere umano in tutta la sua storia. Questi archi che si sprigionano sono causati dall'intensa attività elettromagnetica. A differenza della Terra che ha solo 2 poli, con un magnetismo semplice, il Sole ha decine di milioni di poli e quindi un campo elettromagnetico imponente, causando esplosioni devastanti, detti brillamenti. Ognuna di esse rilascia un'energia immensa, la potenza di milioni di bombe nucleari messe insieme. Alla base di esse ci sono le macchie solari, zone più scure perché hanno una temperatura minore, ma in ogni caso più calde di qualunque cosa esistente sul nostro pianeta. L'energia del Sole arriva sulla Terra sotto forma di luce e calore. Meglio andare via da qui, non è un posto tranquillo. Il Sole, una stella. Il nostro destino è legato a lei. Ha un potere immenso. La luce del Sole è luce stellare. È una sfera infuocata di gas. Regola la vita sulla Terra. Una palla di luce accecante. Da oltre 4 miliardi e mezzo di anni influenza il nostro sistema solare. La nostra vita, tutto ciò che facciamo è regolato dal Sole. Un immenso reattore nucleare continuo. Ma un giorno tutto questo finirà. Tra miliardi di anni il Sole
dopo aver fatto nascere la vita sulla Terra, la distruggerà. Ma questa è un'altra storia. Il Sole, come detto prima, governa il nostro sistema solare. È una delle miliardi di stelle attorno a cui orbitano tantissimi corpi, come pianeti, asteroidi, comete, lune. Tutti i corpi che sono governati dalla gravità della propria stella costituiscono un sistema solare. Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno. Sono i pianeti che orbitano attorno al nostro Sole. Attorno alla maggior parte dei pianeti orbitano alcuni corpi che vengono chiamate lune. Vengono definiti in questo modo tutti gli oggetti che non hanno un'orbita diretta attorno alla propria stella, perché catturati dalla gravità dei pianeti che hanno permesso la loro orbita attorno ad essi. L'esempio più grande è la nostra Luna. La Luna orbita attorno alla Terra, la Terra attorno al Sole. Ogni volta che il nostro pianeta compie un giro completo attorno alla nostra stella, determina un anno. Questo processo si chiama moto di rivoluzione. Il nostro pianeta ruota su se stesso attorno al proprio asse, compiendo il moto di rotazione. È proprio il moto di rotazione del nostro pianeta che permette l'alternarsi del giorno e della notte. I pianeti e le loro lune non emanano luce, ma riflettono la luce della propria stella. E di notte, perché certe volte vediamo la Luna splendere nel cielo? In realtà stiamo vedendo la luce solare che colpisce la Luna ed in base alla posizione viene riflessa sulla Terra, come si vede nell'esempio. Su alcuni pianeti non esiste il giorno e la notte. Infatti, mostrano sempre la stessa faccia alla propria stella. Se la Terra non avesse la rotazione attorno al proprio asse, come si vede nell'esempio immaginario, sul lato esposto al Sole sarebbe sempre giorno, mentre dall'altra parte sarebbe sempre notte. Un lato del pianeta sarebbe sempre esposto alla luce e al calore della propria stella. Dall'altra parte, invece, il corpo celeste sarebbe sempre esposto al buio e freddo eterno. Questo tipo di rotazione viene definita sincrona. La Luna, ad esempio, ci mostra sempre la stessa faccia, perché la sua orbita attorno alla Terra è sincrona. A causare tutto ciò è la gravità di un corpo celeste più grande vicino. Attorno al Sole, oltre ai pianeti e alle loro lune, orbitano altri corpi celesti, come ad esempio Plutone, Sedna e altri. Questi vengono definiti pianeti nani. Nell'universo esistono miliardi di sistemi solari che ospitano tantissimi corpi celesti, proprio come il nostro. Allontanandoci troviamo davanti a noi altri corpi. Ecco una cometa. Composta principalmente da roccia e acqua ghiacciata, da vicino è irriconoscibile, è molto scura. La coda che si vede è causata da getti di vapore che viene espulso a causa della vicinanza al Sole. Ce ne sono miliardi nell'universo e ogni tanto qualcuna si vede dal nostro pianeta. Il nostro viaggio continua verso uno dei pianeti più studiati dagli esseri umani. Siamo a circa 220 milioni di chilometri dalla nostra casa. Ecco davanti a noi il pianeta rosso, Marte. Ogni giorno molti di noi lo vedono dalla Terra. Forse un tempo era simile al nostro pianeta, ma qui non c'è nulla. L'atmosfera è molto rarefatta e piena di diossido di carbonio. Inoltre non viene protetto dai raggi ultravioletti, fa molto freddo, la temperatura media è di meno 80 gradi centigradi, ci dovrebbe essere acqua, ma è ghiacciata ai poli oppure si trova in profondità. Esistono molti canyon, segno che un tempo scorrevano molti fiumi d'acqua. Non esiste un'attività geologica a rinnovare i minerali del terreno e a generare calore. Marte non è un posto tranquillo.
Enormi tornado, tempeste di sabbia alzano polveri fino a offuscare la nostra visuale. Questo piccolo robottino che passeggia indisturbato su Marte è Curiosity. Esso fa parte di un programma della NASA sull'esplorazione e l'analisi del pianeta, un concentrato di tecnologia, un vero e proprio laboratorio mobile con tutti gli strumenti per analizzare, fotografare e inviare informazioni sul pianeta Terra. Ehi robottino, facciamo un giro su Marte. Ecco Perseverance, il rover della NASA il cui obiettivo è studiare l'abitabilità del pianeta, cercare vita biologica e prelevare dei campioni per consentire alle future missioni di portarle sulla Terra. Un vero laboratorio di astrobiologia a tutti gli effetti. Questo è Ingenuity, custodito per circa un mese nel grembo del rover Perseverance. È il primo elicotterino che ha volato su Marte. Pesa meno di 2 kg. Lo scopo della missione è stato quello di testare la possibilità di volare sul pianeta rosso. Marte. Ma perché forse non c'è vita? Nel 2018 è stata confermata la presenza di metano, che di solito è di origine biologica. Marte è stato sfortunato rispetto alla Terra. Su un pianeta, per far nascere la vita, ci devono essere le giuste condizioni. La prima è la temperatura, dettata dalla distanza dalla propria stella. Se è troppo vicino, farà troppo caldo e l'acqua evaporerà. Se è troppo lontano, ci sarà freddo e l'acqua congelerà. Di ciò ne parleremo più avanti. Non è solo la distanza dalla propria stella a far nascere la vita. Un pianeta deve avere un'atmosfera che lo protegga dai raggi cosmici letali e dalle radiazioni che provengono dallo spazio, e una massa che permette ad essa di avvolgerlo. L'acqua deve essere allo stato liquido per permettere ai composti di miscelarsi e tramite l'energia ricevuta dal Sole interagire e permettere la nascita del DNA e lo sviluppo delle cellule. Ma non è tutto qua. Ci deve essere un campo magnetico, in grado di proteggere il pianeta dalle tempeste solari. Questo che vedete nell'esempio è il campo magnetico terrestre. Esso protegge il nostro pianeta, deviando le particelle letali che vengono espulse dal nostro Sole. Sapete che dalla Terra è possibile vedere questo fenomeno? Le particelle solari che vengono spinte contro il campo magnetico terrestre a gran velocità entrano in collisione con i gas presenti nella nostra atmosfera, in particolare nella parte esterna, la cosiddetta ionosfera, generando questi fantastici giochi di colore visibili nelle regioni estreme vicine ai poli. Questo fenomeno è la famosissima aurora, spettacolare e visibile ad occhio nudo. Forse un tempo Marte era più simile alla Terra, ma poi, per qualche motivo, il pianeta ha perso il suo campo magnetico. L'atmosfera venne quasi per intero spazzata via dalle tempeste solari. Oggi è un pianeta freddo, secco e bombardato dai raggi letali del Sole. Chissà se nel sottosuolo un giorno qualche rover inviato dalla Terra ci farà scoprire cosa si cela nelle viscere del pianeta. Ciao collega, come ti chiami? Stai sempre soletto a lavorare? Ah, dimenticavo, sono JP, piacere. Tu come ti chiami? Ehi! Marte è sempre stato al centro degli studi. In un futuro prossimo sono previste persino spedizioni umane. Attualmente sono circa 10 le missioni in corso di varie agenzie spaziali sul pianeta rosso.
Il primo sorvolo dell'orbita marziana risale al 1971 con la sonda americana Mariner 9, mentre il primo impatto col pianeta da parte di un veicolo terrestre fu realizzato dall'Unione Sovietica con la Mars 2 sempre lo stesso anno. Il nostro viaggio è ancora lungo, lasciamo questo corpo celeste e andiamo altrove. Alzandoci in volo, ecco le 2 lune del pianeta rosso. Phobos e Deimos. Dobbiamo stare molto attenti, stiamo per addentrarci in uno dei luoghi più pericolosi del nostro sistema solare, la fascia degli asteroidi. Alcuni sono larghi decine di chilometri, viaggiano a circa 80.000 km/h. Questi detriti per qualche motivo non hanno formato dei pianeti. Si scontrano continuamente. I frammenti molte delle volte arrivano sulla Terra sotto forma di meteoriti, ma per fortuna la maggior parte non ha le dimensioni sufficienti da superare l'impatto con la nostra atmosfera. Ehi, guardate fuori, un altro corpo celeste. Questo è Cerere, un pianeta nano del Sistema Solare. Ha un diametro di 950 km. Si trova ad una distanza di circa 380 milioni di chilometri dalla Terra. Grazie a Dawn, una sonda della NASA, sappiamo che su questo pianeta c'è acqua, ferro. Inoltre queste macchie riflettenti sono causate da aree di solfato di magnesio idrato. Abbiamo visitato 4 degli 8 pianeti del nostro sistema solare, la Terra, Venere, Mercurio e Marte, che sono i pianeti rocciosi. Adesso visiteremo i 4 rimanenti, che sono denominati gassosi. Prepariamoci a scoprire il pianeta più grande del sistema solare, Giove. A differenza di quelli che abbiamo visitato fino ad ora, è composto da gas, è immenso. La sua forma è data da imponenti tempeste che coinvolgono tutto il pianeta. È composto principalmente da idrogeno ed elio. Ha un diametro 11 volte quello terrestre. Conterrebbe oltre 1000 pianeti come il nostro. Si vede ad occhio nudo dalla Terra. Su Giove un uomo di 70 kg peserebbe oltre il doppio. È difficile da esplorare, ha una pressione atmosferica elevata ed è impossibile atterrare. Sprofonderemo fino al centro del pianeta o saremmo schiacciati dalla fortissima pressione. Giove inoltre è il gigante buono. Grazie al suo campo elettromagnetico immenso e una gravità elevata, attira gli asteroidi su di esso, evitando così che finiscano sulla Terra o sui pianeti circostanti. La grande macchia che si vede è una grande tempesta di oltre 20.000 km che da oltre 3 secoli invade il pianeta. Provando a scendere ci imbattiamo tra nubi, tuoni, lampi, venti fortissimi a oltre 500 km. Meglio andar via. Giove ha decine di lune, tra cui alcune che hanno dei segreti che affascinano gli astronomi. Ecco Io, un mondo pieno di grandi vulcani che sparano lava a 350 km di altezza. Ganimede, la luna più grande del sistema solare. Poi Europa, uno dei luoghi più misteriosi, un mondo ghiacciato che sembra avere acqua liquida al suo interno. Somiglia all'Antartide. Queste crepe fanno pensare che sotto la crosta di ghiaccio ci sia una grande quantità di acqua liquida e forse ci potrebbero essere forme di vita come microorganismi simili a quelli che vivono nelle sorgenti idrotermali. Anche se è distante dal Sole, la gravità di Giove causerebbe un attrito che riscalderebbe le profondità di Europa. Prima o poi potremmo avere le tecnologie per sondare la crosta di ghiaccio di questo corpo celeste, ma per il momento accontentiamoci di immaginarlo.
Continuiamo il nostro viaggio. Ecco davanti a noi il pianeta più bello del Sistema Solare, Saturno, un gigantesco mondo di gas leggero che potrebbe galleggiare anche sull'acqua, composto principalmente da idrogeno ed elio. Ha una caratteristica straordinaria, gli anelli, delle strisce sottili composte da miliardi di frammenti, composti da polveri, rocce e ghiaccio che ruotano attorno ad esso, scontrandosi e ricomponendosi. Saturno ha una struttura interna simile a Giove, è costituito da idrogeno ed elio con tracce d'acqua, ammoniaca e metano. Nello strato esterno è presente un'atmosfera con formazioni di nubi. Man mano che si scende in profondità la pressione aumenta. Questo trasforma l'idrogeno in liquido, scendendo sempre più in profondità verso il nucleo, l'idrogeno diventa solido. Al centro del pianeta i modelli suggeriscono che Saturno abbia un piccolo nucleo roccioso simile a quello terrestre. Saturno ha circa 60 lune. Recentemente, grazie alla sonda Cassini della NASA, abbiamo imparato molto su alcune di esse, come ad esempio Encelado, un corpo di circa 500 km di diametro. La sua superficie è ghiacciata, con temperature che scendono al di sotto dei meno 200 gradi centigradi. Recentemente sappiamo che sotto il manto di ghiaccio si nascondono oceani d'acqua liquidi. Infatti nella zona del polo sud della Luna enormi getti di vapore si innalzano verso l'alto. Sotto la superficie di Encelado ci potrebbe essere un'intensa attività idrotermale con persino delle forme di vita. Questo è Teti, un corpo composto quasi interamente da ghiaccio d'acqua. L'emisfero occidentale è dominato da un enorme cratere da impatto. Ecco Rea. Simile a Teti, anch'esso è corpo ghiacciato che potrebbe avere una sottilissima atmosfera composta da ossigeno e anidride carbonica. Inoltre sembra avere un sottilissimo anello. Questa è Dione, un altro corpo ghiacciato simile a Rea e Teti. Queste lune sono molto simili ed hanno una temperatura di circa meno 180 gradi. Ed ecco Giapeto, la terza luna di Saturno per grandezza. Ha una colorazione principale a due toni, un emisfero scuro ed uno chiaro. È probabile che i materiali dalla parte scura siano di origine organica, provenendo forse da una possibile fonte interna. Ed ecco Iperione, la luna deforme. Ha una superficie irregolare, sembra il frammento di una luna andata distrutta. Ha una struttura a nido d'ape. Quasi la metà di questa luna è spazio vuoto. Ed ecco Titano, la luna avvolta dalle nubi. Sembra simile alla Terra, ha un'atmosfera, una superficie rocciosa, ci sono le stagioni, piogge e nuvole, immensi laghi bagnano le coste. Ma a differenza del nostro pianeta non è acqua, ma metano, che per via della temperatura di meno 180 gradi è liquido, precipita dal cielo sotto forma di pioggia. Il primo veicolo terrestre a toccare Titano è stato il lander Huygens, lanciato dalla sonda Cassini. Prima della sonda Cassini fu la sonda Pioneer 11 a sorvolare Saturno nel 1979. Nel 1980 la sonda Voyager 1 visitò il sistema del pianeta, inviando le prime immagini ad alta risoluzione del corpo celeste. Successivamente, nel 1981, la Voyager 2 ne continuò lo studio. Dopo decenni fu la volta della sonda Cassini. Un progetto eccezionale. La quarta sonda della storia ad aver visitato Saturno. Partita dalla Terra nel 1997, circa 3 anni dopo ha attraversato la fascia di asteroidi. Nel 2004, dopo 3 miliardi e mezzo di chilometri, entra nell'orbita del corpo celeste. Scopre 2 nuove lune, facendo aumentare il numero di quest'ultime a oltre 60. Successivamente ha sorvolato le lune Titano, Encelado, Teti, Iperione, Dione, Rea, Giapeto. Per una ventina di volte si è tuffata tra gli anelli di Saturno. Il 15 settembre 2017 la fine della missione, con il conseguente impatto programmato nell'atmosfera e disintegrazione della sonda. Fino all'ultimo respiro ha mandato fantastiche immagini del pianeta.
Se guardiamo fuori è ancora possibile da qui vedere la Terra, un minuscolo puntino, ma da qui in poi ci addentreremo nelle viscere del nostro sistema solare, perdendo completamente il contatto visivo. Ecco spuntare Urano, una gigantesca sfera di gas lontano dal Sole 19 volte più della Terra e molto più grande di essa. Ha un sottile strato di anelli che, a giudicare dalla posizione, sembra che l'asse del pianeta si sia spostato, forse in seguito ad una collisione con un pianeta vagante. Questo pianeta è costituito da idrogeno, metano, elio, ammoniaca e altri gas. In profondità un piccolo nucleo roccioso ha circa una ventina di lune. Tra queste ecco Titania, la luna più grande di Urano, caratterizzata da enormi faglie sulla superficie. Oberon, la luna ghiacciata dalla superficie rossastra. Umbriel, la luna più scura. Ariel, con i suoi immensi canyon. Sono tutte lune ghiacciate che si assomigliano tra di loro. Allontanandoci ancora, ecco un altro corpo celeste. Nettuno, l'ultimo dei grandi pianeti gassosi del nostro sistema solare. Raggiunto dalla sonda spaziale Voyager nel 1989. Il suo colore azzurro è dovuto alla sua composizione, fatta principalmente da metano e altri gas, idrogeno e ammoniaca. Ha un'atmosfera e i venti a oltre 1200 km/h sono i più forti del sistema solare. Sulla Terra è il Sole a generare i venti, ma qui è troppo lontano, non ci sarebbe altro a causarli se non forse il calore interno del pianeta. Nettuno ha 8 lune, tra cui Tritone, un corpo solido ghiacciato instabile con eruzioni spaventose di zolfo causate dalla rotazione opposta a quella del suo pianeta. La forza di Nettuno rallenta il pianeta causando violenti terremoti ed eruzioni. Abbiamo visitato i 4 pianeti gassosi del nostro sistema solare, abbiamo visto la diversità delle loro lune, il viaggio che ci aspetta è ancora lungo e le sorprese non sono finite. Continuando il nostro viaggio, arriviamo ai confini del Sistema Solare. Siamo ormai ad una distanza di oltre 40 anni luce dal Sole. Fa molto freddo, ci sono molti corpi celesti, tra cui uno in particolare che fino a qualche tempo fa era considerato un pianeta. Ecco di fronte a noi Plutone. Un piccolo pianeta roccioso composto da ghiaccio d'azoto, con tracce di metano e monossido di carbonio. Ha un diametro di circa 2200 km. La sua temperatura può scendere fino a meno 223 gradi centigradi. Plutone ha delle lune, tra cui Caronte. Sicuramente la sua nascita è dovuta ad un grande impatto, avvenuto 4,5 miliardi di anni fa. A oltre 23 miliardi di chilometri dalla Terra ecco Sedna, un mondo ghiacciato con un diametro di circa 1800 km. È considerato un planetoide. Il suo colore potrebbe essere dovuto alla presenza di idrocarburi. È lontanissimo dal Sole. Ha una temperatura di circa meno 261 gradi centigradi. Impiega 10.000 anni per compiere un'orbita e si trova ad una distanza dal Sole di oltre 130 miliardi di chilometri. Ma questo non è l'unico mondo a trovarsi ai confini del nostro sistema solare. Decine di corpi, tra cui Eumea, Makemake, Eris, Orcus, Varuna e molti altri. Questa è la sonda terrestre della NASA, New Horizons, l'oggetto più veloce ad aver lasciato la Terra. Il lancio è avvenuto nel 2006, ha raggiunto Plutone a luglio del 2015. La sua velocità allo spegnimento del terzo stadio è stata di oltre 50.000 km/h. Ci ha fornito immagini straordinarie di Giove durante il suo cammino, dei suoi satelliti e molto altro, fino a sorvolare e analizzare Plutone e il suo satellite Caronte. La missione ancora in corso prevede lo studio della fascia di Kuiper.
Ecco Ultima Thule, un asteroide binario a contatto recentemente sorvolato dalla sonda New Horizons. Questo oggetto è uno dei più strani. Ecco Oumuamua. Ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. Forse proviene da un'altra stella. Ha una traiettoria iperbolica. Ha sfrecciato per il nostro sistema solare raggiungendo nel 2017 i 38 milioni di chilometri dal Sole. Da alcuni studi sembra provenire dalla costellazione della Lira. Dopo il passaggio ravvicinato al Sole ha cambiato traiettoria e sembra che si stia dirigendo verso la costellazione di Pegaso. Alcuni pensano sia un asteroide, cosa più probabile. Altri che sia parte di una cometa. Altri che sia qualche oggetto costruito da una civiltà mascherato dietro un involucro che lo farebbe assomigliare ad un corpo celeste o il relitto di un'astronave aliena. Allontanandoci ancora, ecco un altro oggetto, un asteroide, ma questo è diverso. Ha degli anelli, proprio come il pianeta Saturno. Ecco a voi Chariklo, un asteroide con un sistema di anelli composto da detriti tra cui acqua ghiacciata. L'universo ci insegna che la creatività di Madre Natura è infinita. Non esistono confini all'immaginazione. Esistono anche asteroidi che hanno delle lune. Anche corpi così piccoli ci possono stupire. Abbiamo raggiunto i confini del nostro sistema solare. Questa è denominata fascia di Kuiper, a 8.000 miliardi di chilometri dalla Terra, migliaia di frammenti ghiacciati e meteoriti. Alcuni di essi hanno portato la vita sul nostro pianeta. L'acqua esistente sulla Terra, quella degli oceani, quella che ogni giorno beviamo, quella del nostro corpo, proviene da qui. Ecco un altro corpo celeste ai confini del sistema solare, Farut, un oggetto della fascia di Kuiper lontanissimo, chiamato anche il pianeta rosa per via del suo colore. Quanto è grande il nostro sistema solare! Un tempo si pensava che oltre Plutone non ci fosse nulla. Invece, oggi sappiamo che ci sono miliardi di corpi celesti. Questo oggetto invece è una sonda terrestre, la Voyager 1, a 16 miliardi di chilometri dalla Terra. L'oggetto che ci ha fornito una miriade di informazioni e tutt'oggi invia dati in continuazione. Il disco d'oro che si trova su questo lato è stato inserito dai progettisti nella speranza che qualcuno possa trovarlo e fargli sapere che esistiamo. Contiene forme di saluto in varie lingue, musiche, frasi, una mappa su come raggiungerci e molto altro. Un messaggio interplanetario da parte degli abitanti della Terra, nella speranza che qualcuno possa intercettarlo. Le Voyager non sono state le uniche navicelle ad avere un messaggio interstellare. Anni prima, le sonde Pioneer 10 e Pioneer 11 avevano affissa una targa d'oro con un altro messaggio. Ti sembra di aver fatto un lungo viaggio, vero? In realtà siamo appena partiti. L'universo è un posto immenso e pensare che ne conosciamo appena una piccola percentuale. La sua grandezza è appena comprensibile. Le distanze sono allucinanti. Da questo momento in poi introdurremo il termine anno luce, cioè la distanza che copre la luce in un anno.
La luce viaggia a una velocità di circa 300.000 km al secondo. Un anno luce equivale quindi a 9.460 miliardi di chilometri, distanze che difficilmente possiamo immaginare. Abbiamo attraversato la nube di Oort, un'immensa bolla di detriti e comete che circonda il nostro sistema solare. Ma non finisce qui. Ci pensa JP a spiegare il resto. Grazie Helios. Attorno al nostro sistema solare c'è l'eliopausa. L'eliopausa è il confine presso il quale il vento solare non è in grado di spingere le particelle provenienti dall'esterno. È composto da gas rarefatti come elio e idrogeno. In parole povere, è il punto in cui arrivano le particelle espulse dal nostro Sole, o dove queste ultime vengono rallentate o fermate. Allontanandoci ancora, c'è l'eliosfera, una gigantesca bolla magnetica che contiene tutto il sistema solare. Il campo magnetico e il vento solare assorbe i raggi provenienti dall'esterno. Non è una sfera perfetta, ma la sua forma varia in base al ciclo del Sole. Grazie alle sonde Voyager si suppone che l'eliosfera sia composta da varie bolle magnetiche che proteggono il nostro sistema solare dalle particelle provenienti dall'esterno. Abbiamo scoperto tantissimo sul nostro sistema solare negli ultimi anni. Grazie a varie missioni, recentemente abbiamo studiato in dettaglio il Sole con il Parker Solar Probe della NASA, Mercurio con la sonda Bepicolombo dell'ESA e JAXA, Giove con la sonda Juno della NASA, Marte con diverse missioni. Esploreremo l'universo con nuovi telescopi sempre più potenti dalla Terra e nello spazio, come il James Webb Telescope. Alle agenzie spaziali oggi si sono uniti persino visionari imprenditori privati con le proprie tecnologie. La nuova corsa allo spazio è già iniziata.